Ciao a tutti! Questo è il nostro nuovo canale Lucciole per Lanterne e oggi scopriremo 5 cose che non ci si aspetterebbe dalla Cina. Io sono Fang, mentre dietro la telecamera c'è Lily, e abbiamo vissuto in Cina. Ora siamo qua, in Italia, appena tornati dal nostro ultimo viaggio. Allora, procediamo subito con la nostra lista. Siamo abituati a considerare la Cina come agli antipodi della società occidentale e in un certo senso questo è giusto. Tuttavia, arrivati in Cina, potremo restare stupiti dallo stile urbanistico della metropoli che ci ospita. Prendiamo ad esempio Shanghai e come Shanghai tutte le altre grandi città cinesi. Il suo cuore è composto da una strabiliante densità di grattacieli. Vecchi, nuovi, futuristici e altri ancora in costruzione. Tra un grattacielo e l'altro, tra una superstrada e l'altra, potrete però ancora trovare vicoli e costruzioni della Cina del vostro immaginario. C'è spesso successo di constatare come nell'immaginario comune la Cina sia considerata un paese altamente organizzato ed efficiente. No, quello è il Giappone. Cominciamo con un'ovvietà. La Cina è piena di cinesi, che per quanto fantastici sembrano avere una naturale propensione per la disorganizzazione. Avendo a che fare con gli autoctoni, potreste notare come sia praticamente impossibile ottenere delle informazioni accurate o conoscere in anticipo il piano di una giornata. Altro fenomeno inerente è quello della coda. Se dovete fare una coda in Cina, armatevi di santa pazienza e ricordatevi che siete voi nel loro paese. Aspettatevi di essere superati, spintonati, ignorati e a volte calpestati. In Cina il concetto di coda non ha nessuna valenza. Si potrebbe dire che chi prima arriva meglio alloggia e chi arriva dopo deve superare chi è arrivato prima. Se avete fatto click sul link di questo video, probabilmente la Cina vi incuriosisce ed altrettanto probabilmente vi sarà quindi capitato di andare in un ristorante cinese. Ciò che hanno in comune i ristoranti cinesi d'oltremare è l'odore di fritto che ti porti a casa una volta uscito. Senza aprire in questa sede una parentesi sull'autenticità dei pasti cosiddetti cinesi serviti agli occidentali, probabilmente tutti converremo che i piatti proposti dal menù risultino spesso pesanti e siano quasi tutte preparazioni fritte. Non vogliamo dire che in Cina non si usi olio, anzi, ma in modo del tutto diverso. La concezione di fritto in gran parte della Cina, nel quotidiano, si limita a quello che noi consideriamo saltare in padella. L'uso di olio non è quindi esiguo, ma totalmente differente da ciò a cui siamo stati abituati. Altro aspetto fondamentale di molte cucine cinesi è la cottura al vapore. Verdure, ravioli, panini, pesci e un'altra infinità di pietanze vengono sapientemente preparate e cotte in una nube di aromi ad alta temperatura. Esiste tutta una branca della cucina cinese che prevede l'utilizzo del vapore, tanto vasta che potreste servirvene a pranzo e a cena per un mese e non mangiare mai 2 volte lo stesso piatto.
piace essere al centro dell'attenzione? Essere fotografati da sguardi ammiratori? Essere indicati con stupore dai passanti? La Cina fa per voi. Se avete un aspetto occidentale, e questo non vale sicuramente per me, state sicuri che non appena metterete piede sul suolo cinese, le persone inizieranno a guardarvi. Tranquilli, non avete fatto nulla di illegale. Semplicemente ai loro occhi sembrerete appena usciti da un film di Hollywood. E qui potremmo inserire una lista nella lista. Ecco 5 cose su di voi che non sapete. 1. Per i cinesi siete bellissimi. 2. Il vostro naso, soprattutto, è bellissimo e importante. 3. Per gli uomini guarderanno la vostra barba e anche l'innocua peluria sulle braccia. 4. Per le donne ammireranno il vostro outfit e il vostro portamento. 5. Non importa se in patria consideriate i vostri occhi piccoli, un cinese vi dirà sempre che sono grandissimi. In conclusione, può essere fastidioso essere oggetto di tante attenzioni, ma ringraziamo il popolo cinese per il bagno di autostima che offre a tutti gli occidentali. In ultimo vorremmo sfatare un mito, ma prima di farlo ci terrei ad addentrarmi in un inciso. È vero, ad occhio non abituato un asiatico potrebbe sembrare un altro. È altrettanto vero che per molti asiatici noi occidentali ci assomigliamo tutti. Questo dipende dalle persone con cui siamo cresciuti. Il nostro cervello sarà più abituato a discriminare certi tratti al posto di altri. Detto questo, i cinesi non sono tutti uguali. Forse non tutti sanno che all'interno della Grande Cina sono presenti ben 55 gruppi etnici. Questo vuol dire, per esempio, che attori come Jackie Chan, Bruce Lee o il fondatore dell'impero Alibaba, Jack Ma, appartengono all'etnia maggioritaria e più diffusa, ovvero l'etnia Han. Ma ne esistono ben altre 54. Alcune probabilmente non le fareste rientrare neanche tra gli asiatici, altre potreste confonderle con popolazioni del sud-est asiatico. Ogni gruppo etnico non solo differisce per caratteristiche corporee e somatiche, ma per tradizioni e lingua. Bene, eccoci giunti al termine di questo primo video. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al nostro canale Lucciole per Lanterne. Fateci sapere nei commenti i vostri pensieri o se volete approfondire un argomento che è stato trattato, oppure se avete altre curiosità sulla Cina che cercheremo di soddisfare. E mi raccomando, condivideteci con i vostri amici. Alla prossima!